Comprare casa a Milano è diventato ormai impossibile, 5.000 euro al metro quadro, un prezzo aumentato di oltre il 50% negli ultimi 10 anni. Il problema è che però nello stesso periodo gli stipendi sono rimasti praticamente invariati e così per molte persone comprare o anche semplicemente affittare casa è diventato un miraggio. Ma Milano non è un caso isolato. Londra, Parigi, Barcellona, Roma, le grandi città europee stanno diventando sempre più inaccessibili, soprattutto per chi ci lavora e ci vive davvero. Ma cosa succede se questa situazione viene portata all'estremo? Quando lo spazio smette di essere un diritto e diventa un lusso? Ci troviamo ad Hong Kong, uno dei centri finanziari più importanti del mondo. Grattacieli che sfiorano il cielo, lusso ovunque, una delle città più visitate di tutta l'Asia. Apparentemente la città perfetta in cui vivere. Ma non è tutto oro ciò che luccica, perché dietro alle luci dei palazzi e le promesse di una vita perfetta si nasconde una realtà piuttosto inquietante. Sì, perché Hong Kong registra un primato, la città più cara al mondo in cui acquistare casa. Ma lasciate che vi spieghi meglio. Hong Kong è un territorio autonomo con una caratteristica unica. Quasi tutto il terreno appartiene allo Stato. Oggi oltre il 70% del territorio non è urbanizzato, terreni che il governo sceglie di non rilasciare e quando lo fa, lo spazio viene concesso poco alla volta e venduto a costruttori attraverso aste milionarie. Questo sistema spinge i prezzi verso l'alto. I costruttori investono cifre enormi per ottenere quei lotti e per rientrare nelle spese vendono e affittano le case a prezzi sempre più fuori scala. Come però spesso accade, a pagare il prezzo più alto sono i cittadini. Oggi si stima infatti che quasi una persona su 3 vive in un alloggio pubblico in affitto. Ma questi alloggi non bastano ed è proprio qui che nascono alcune delle soluzioni abitative più estreme al mondo. Si stima infatti che oltre 200.000 persone vivono oggi in condizioni estreme, in una città dove per acquistare casa servono oltre 23.000 euro al metro quadrato. Il nostro obiettivo è conoscere le storie di chi questa realtà la vive ogni giorno, dare un volto e una voce a persone che spesso restano invisibili e capire fino a che punto siamo disposti a restringere le nostre vite pur di restare in città. Due cose devo dire. Allora, siamo appena arrivati ad Hong Kong e preso possesso della camera di hotel che ci ospiterà per i prossimi giorni e già in qualche modo stiamo testando gli standard abitativi della città, ma voglio farvi fare un breve tour per permettervi di capire meglio di cosa stiamo parlando, perché allora abbiamo qui l'ingresso, non so se si capisce, se si percepisce quanto effettivamente sia stretto. Questo qui non è muro, è cartongesso con una carta da parati piuttosto discutibile, che è stato messo qui per cercare di suddividere l'appartamento in quante più stanze possibili, proprio per accogliere quante più persone possibili. Abbiamo il frigo e questa qui è la nostra stanza, che appunto è strettissima. Secondo te metratura? Non più di 9 metri quadri. Ok, per farvi capire meglio le dimensioni, io praticamente con 2 passi sono arrivato da campo. Stiamo andando a Mongkok, che è il quartiere più densamente abitato al mondo. Pensate, 140.000 abitanti su chilometro quadrato, un po' come se trasferissimo l'intera popolazione di Roma all'interno di una città come Gallipoli. E stiamo andando lì perché è proprio all'interno di questo quartiere che è possibile conoscere la situazione critica che Hong Kong sta vivendo negli ultimi anni. Ovviamente ci sarebbe piaciuto che fossero delle ONG, organizzazioni con cui siamo entrati a contatto nei giorni passati a raccontare meglio questa realtà, ma gli si sono rifiutate, probabilmente per paura di esporsi su un tema così delicato. Noi però, facendo un giro per la città, abbiamo conosciuto alcuni ragazzi che stanno facendo beneficenza proprio a Mongkok, quindi attraverso il loro aiuto cercheremo di entrare all'interno di queste residenze e provare a raccontarvi meglio questa realtà. Le prime abitazioni in cui riusciamo ad entrare si chiamano subdivided units, o più semplicemente case suddivise. Sono la soluzione abitativa più diffusa tra le famiglie a basso reddito e molte persone che non riescono più a sostenere un affitto normale. Si tratta di monolocali di circa 40 metri quadrati che vengono spezzati in più unità da circa 10 metri quadrati ciascuna, ognuna con una mini cucina e un bagno privato. L'affitto mensile si aggira intorno ai 700 euro, spazi che, nonostante tutto, arrivano a ospitare intere famiglie, proprio come quella di Alex.
What's your name? Alex, Alex. How old are you, Alex? 5. Let's go. Oh, nice. How long have you been here? 5 years? 咁會唔會係等緊可能公屋啊？係打緊工，差唔多6年，差唔多6年㗎。因為我陀字嗰陣時已經喺度住啦嘛，哦，所以咪喺度住一直冇搬咯。諗住又唔想搬咯，費事搬嚟搬去嘛。係住慣咗。係住慣咗，費事又搬嚟搬去好麻煩嘛。明白。因為出邊啲好貴啊，哦，佢呢度都要成，我哋加埋水電費差唔多6000蚊啊。 6000蚊。咁如果你去租嗰啲有 lift 上嗰啲仲貴啦。係。所以我哋咪去租呢啲唐樓咯，行樓梯嘅平啲嘛。如果係租對面嗰啲上 lift 嗰啲好貴，我哋睇過嚟啦嘛。所以我哋咪租呢度平啲咯。不過住嗰啲冇所謂啊，反正你就係晚喺度瞓覺，好似佢咁翻咗學。你除咗係星期六日喺屋企啫嘛。係。所以我哋咪就嗰啲你就喺度住下，譬如佢翻學嗰陣時，我哋出去好少喺屋企。哦。咁我唔算啦，唔使去租嗰啲咁貴嗰啲。So basically she asked us a few questions in here. 佢哋好勞氣㗎，你而家見到佢咁樣，見到你哋咁多人喺度開心，平時嘅佢好勞氣，今次我都鬧到佢好多次㗎啦，話佢唔聽喺度搞震。有時喺呢個 Adesso Alex ha appena aperto un succo di frutta che è lì e se lo sta già bevendo. You like it, Alex? 冇拆出嚟，冇禮貌㗎。 Così è felicissimo. I'm happy. I'm happy. So thank you. Nelle case suddivise non vivono solo famiglie con bambini, ma anche persone anziane, persone che con il passare degli anni si ritrovano a dover accettare spazi minimi, spesso per mancanza di alternative, come questi due signori, insieme da oltre 45 anni. E allora sorge spontaneo chiedergli: What is the secret of love? 互相关照，互相关照。互相 Do they fight sometimes? 吵架很少。 very little, very A little. little. 我现在我们老夫老妻的了，也没有什么话吵架了，也没有什么，都互相互爱了。年龄大了，我是70多， 75了，我72了，也就没有话。看不出来。对呀、真的看年龄不出来。不也没有什么。 Girare per Hong Kong ti fa apprezzare davvero le piccole cose, anche cose che magari non avrei mai potuto immaginare e che davo per scontato, come per esempio un letto matrimoniale. Penso che qualsiasi coppia abbia il diritto di poter condividere magari il letto con il proprio partner. Qui invece molto spesso quello che accade per motivi di spazio è che il letto è un letto a castello, quindi magari una persona vive sopra nel letto superiore o una al letto inferiore. Pensare che ci siano persone che davvero vivono in condizioni simili in quella che con molta probabilità è la città più ricca del mondo. Ma se quello che abbiamo visto finora vi è sembrato estremo, adesso stiamo andando a conoscere una realtà davvero disumana. Sì, perché le case suddivise, per quanto estreme, ospitano ancora persone con un lavoro, una routine, una vita che prova ad andare avanti. Ma esiste una realtà ancora più nascosta. Esistono delle case conosciute come coffin homes, o meglio, case bara. Spazi grandi quanto una cassa in legno o metallo, impilati uno sopra l'altro, in cui è impossibile lo stare in piedi. Solitamente all'interno di un appartamento vengono messe dalle 15 alle 20 scatole e sia il bagno che la cucina sono in comune. Dentro le persone conservano tutti i loro averi e ogni oggetto toglie spazio per respirare, per muoversi, per vivere. Molti preferiscono dormire senza materasso perché attira cimici da letto e parassiti. Queste soluzioni sono spesso scelte da persone sole, disoccupate, anziani senza rete familiare, individui spesso con problemi di depressione. Ed è proprio qui che il paragone diventa inevitabile. A Hong Kong una cella di prigione misura in media più di 7 metri quadrati e offre condizioni migliori di molte coffin homes, una realtà che si tende a non mostrare, perché raccontarla significherebbe ammettere che nella città più ricca del mondo c'è chi è costretto a vivere così. Hello.
Hello. Welcome. Thank you. Welcome. Questi sono i numeri. 13 sono state pure numerate. 14, 15, 16 persone. 16, 18, 19, 20. Non sembrerebbe non avere neanche il No, materasso. non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Dicevano prima per le pulci, per evitare le pulci. Alcuni non hanno il materasso. Sigarette, un posacenere fatto d'acqua. Guarda là. You don't have a mattress? Adesso quest'uomo ci stava mostrando perché appunto ho chiesto dove fossero i suoi vestiti. E mi ha spiegato che alcuni li all'interno della busta e alcuni li ha appesi perché qui non hanno armadi, non hanno armadi in cui poter conservare la loro roba. Ed è una situazione piuttosto triste. Ma How much？ 即係問幾錢啊？係啊係啊幾錢租啊？係啊。 2000 to OK 哦 2000 2000。 So the price is always the same. You speak English, right? 要問你識唔識英文啊 Cantonese. You speak English? Cantonese. English. Cantonese. No, no.？No good. Okay, Yeah. okay. Do you have a job? John? No good. No job? No job. No job. No job. And where do you get the money for paying the Comprehensive Social Security Assistant, public assistant. the public yeah, assistant? yeah, They help you. yeah, Okay, yeah. they help you. What is the most difficult part of living in this? 食飯食嘢啦應該係嘛？係食嘢啦。 eating 即係冇地方食。係啦，撈 No place to eating. 係 eating。 No place for eating. Yeah. Where do you eat? You eat like this. 哦 You eat like this. Okay. 有張支票俾你。 ，no 係嘛？ How old are you? About 65. 65. Okay. Already. I would like to ask him what's his biggest dream now that he's 65. 夢想係咩啦？依家哦，而家搬出去住，揾個好地方住啊！唔係，佢話去 China。China very cheap 佢話。 I hope you can do that. 啊 I hope you can do that. 你覺得你自己做唔做到啊？ ，OK 嘅，OK。 Thank you so much. Thank you。啊，OK。 Bisogna cercare anche di non fare troppo rumore, perché per esempio qui c'è una signora che sta dormendo, ovviamente non mi sembra il caso di mostrarvela proprio per rispettare la sua privacy. Però per esempio il signore dietro di me appunto sta riposando, ha chiesto di fare più silenzio perché si sta facendo un po' di confusione. Ma dovete immaginare questo come un appartamento all'interno del quale hanno inserito proprio delle vere e proprie bare, dei cassoni, delle casse, e sono 18. Quindi ci sono 18 persone all'interno di un unico appartamento e condividono 2 bagni. Incredibile. We need to go. Yeah. 4 months. 4 months? And before? Before I live in some healthy center. Ah, okay. And why you move here? Because I live in health center for long years, so I've been bored. Ah, okay. So I changed the living to live here. And now you feel better? Yes, You happy now? I like here. I feel happy. How much do you pay here? 2,500. Everything included, electricity, water. Yes. Okay. And do you have a family? I lost the contact with my family. Oh, I'm so sorry about I it. just live by myself. Doesn't matter. Maybe in the future I can meet them. Maybe I hope so. You will meet them as well. I really hope so. Yes. How many son and daughter do you have, if I may ask? No. I apart. Oh, okay. I live. She just left Okay. for years. Did you have a job before? I work in the health center. Ah, you worked there. Yes, I work there. Wash dishes, mop the floor, packing the garbage, and clean the bathroom. Ah, okay. etc. Do you like Hong Kong? Do you like living here? Yes. Okay. What is the most difficult thing of living here? Noisy. Noisy? Loud. Too many people. Too many people? Here have 18 people live here. 18? 18. 1-8. 1-8. 18 people in this apartment? Yeah. So it's very noisy. So bene quello che molti di voi staranno pensando in questo momento.
ma non esistono sussidi come per esempio case popolari. In realtà sì, il problema è che la domanda è elevatissima e l'offerta è praticamente ridicola. Infatti molte persone si ritrovano in lista d'attesa lunghissime, parliamo a volte di 6, 7, 8 anni. Il problema è che, come accennato precedentemente, il governo non ha interesse a costruire nuove abitazioni popolari e quindi chiude un occhio di fronte a questa realtà, perché mettere a norma queste abitazioni con molta probabilità comporterebbe un aumento di prezzi da parte dei proprietari e quindi molte persone finirebbero in mezzo alla strada. Negli ultimi anni a Hong Kong il costo della vita è aumentato così rapidamente che anche chi ha un lavoro stabile spesso non riesce più a permettersi un affitto dignitoso. E così sempre più persone finiscono per vivere in strada. Durante l'estate il caldo e l'umidità rendono le notti quasi insopportabili, spingendo molti a cercare rifugio in luoghi accessibili, gratuiti e aperti 24 ore su 24. I fast food, spazi che nelle notti estive si trasformano in una sorta di dormitorio informale per chi non ha un posto dove andare. Un fenomeno cresciuto così tanto nel tempo da avere ormai un nome: i Mac Refugees, o meglio, i rifugiati del McDonald's. E per quanto possa sembrare qualcosa di strano e insolito, in realtà bisogna sapere che questo fenomeno riguarda tante persone, non solo i senza tetto, ma anche coloro che hanno una casa, o almeno una sistemazione precaria come quella che abbiamo visto nei giorni passati. Perché basta un rubinetto che perde o un problema con l'aria condizionata per rendere la vita di queste persone un disastro. Ovviamente molti di loro non hanno soldi per pagare la manutenzione e nemmeno possono lasciare la casa perché legate da un contratto. Quindi cosa succede? Trovano riparo nell'unico posto aperto 24 ore su 24, il McDonald's.英文名嘛，屋企人走去外國走水貨，翻唔到嚟。我一冇晒屋企啊！冇晒屋企啊！咁點解咧？我間屋咧就俾人霸咗。Okay. And what is the most what is the most difficult part of living on the street or in a, let me say, fast food like this? What is the most difficult challenge you face? 啲人望住好似公仔，好似怪獸，望住好似怪物咁，唔知即係望咗好奇怪嗰啲人咁怪嘅眼神望住你啊！但係有啲就好人嘅，佢有啲咧就幫你，即係有個心幫你嘅，即係你做咩都好啦嚇，唔係一定錢㗎。有啲咧就衰嘅，特登搞破壞嘅，對我所有咧特登抌垃圾啊，抌啲嘢落你度啊，炸到倒瀉汽水啊咁倒落你度咁。即係舉例啊，即係我環境唔養唔到我個仔啊，政府幫我養啊，佢而家咁大啊，而家喺嗰啲即係政府嘅宿舍啦，可以咁講。但係佢而家讀到已經讀到大專啦，佢啱啱18歲。你就係你嘅夢想就係可以。我間唔中可以見佢㗎。咁啊，如果你真係要咁中間望就望啊，希望可以一家人團聚，但唔得咯，因為佢老豆咧跟佢第二個，但係即係呢樣嘢就好難啦，因為佢老豆跟第二個啊嘛，而家我望個仔啊，開開心心就好。我想望佢開心啊。No, this is only for you. Hong Kong oggi rappresenta un caso estremo. Numeri, statistiche, metri quadrati che si restringono fino a diventare scatole. Ma quello che abbiamo trovato va oltre le dimensioni di una stanza. Abbiamo incontrato persone che, nonostante tutto, continuano ad amare, che difendono la propria intimità dentro pochi metri di vita compressa e si aggrappano a gesti minuscoli per ricordarsi che esistere non è solo occupare spazio, ma creare legami. Hong Kong è l'estremo e proprio per questo non è un'eccezione, perché mentre eravamo lì pensavamo a Milano, a Roma e a tutte le città dove la casa smette lentamente di essere un diritto e diventa un privilegio per pochi. Forse Hong Kong non è il nostro futuro, forse è uno specchio che ci mostra dove stiamo andando se non cambiamo rotta. La verità è che una città non vive nei suoi edifici,
ma nei corpi e nei sogni di chi li attraversa. E quando quei corpi non trovano più spazio, la città continua a crescere verso l'alto e smette di crescere dentro. La distanza tra Hong Kong e l'Europa si accorcia e la domanda che resta non è più quanto siamo diversi, ma quanto tempo abbiamo prima di assomigliarci di più.